Buongiorno aspiranti artiste, oggi mi sono presa tardissimo che stavo dipingendo a casa e spero di finire questo video prima che venga buio. La domanda di oggi è, per disegnare ci vuole talento oppure ci vuole pratica? Provate a rispondere anche voi nei commenti. Io adesso in questo contenuto vi dirò come la penso io, è la mia opinione, può essere opinabile, quindi mi interessa anche sapere la vostra. Intanto bisogna dire che disegnare è faticoso, anch'io non ho sempre voglia di disegnare. Spesso vediamo sui social queste artiste e artisti che in un attimo creano opere eccezionali, che hanno sempre l'ispirazione, ci sembra che sia tutto così semplice, tutto così che fluisce senza fatica. Invece in realtà per imparare a disegnare e continuare a disegnare ci vuole sforzo, ci vuole impegno e qua infatti iniziamo un po' a rispondere alla domanda di questo contenuto, cioè per disegnare, per imparare a disegnare ci vuole tanta pratica, quello è sicuro. Ma spesso mi domando quanto influisce una predisposizione alla nascita, un talento che si ha fin da piccoli e quanto influisce invece l'educazione che si riceve nello sviluppare questo talento e quanto influisce la pratica. Io credo che se una persona nasce con una predisposizione, chiamiamola, oppure se le piace fare qualcosa di particolare, che può essere disegnare, la musica o un qualsiasi lavoro manuale o anche un lavoro intellettuale, e viene incoraggiata anche da chi la educa, da chi le sta intorno e poi fa tanta pratica, sicuramente diventerà bravissima a fare quella cosa. Nel fare arte, nel fare qualsiasi cosa, secondo me entrano in gioco tantissimi aspetti, quindi una sorta di talento che si può avere, che comunque mi domando quanto si nasce con quel talento e quanto è un qualcosa che tu provi a fare e poi ti vedi che magari riesci benino, qualcuno ti incoraggia e allora pensi che sia un tuo talento e lo coltivi magari per tutta la vita. Se da piccola ti piaceva disegnare, magari ti hanno detto che non sei brava a farlo, ti hanno scoraggiata, allora probabilmente hai mollato lì tutto e non hai coltivato questa tua passione. Ecco, forse passione è la parola giusta piuttosto che talento. Magari si nasce, è innata una passione, un qualcosa che non si sa come vieni spinta a fare fin da bambina, a provare a fare. Una passione può essere anche qualcosa che sei spinta a fare in un certo punto della tua vita, che ti viene voglia di fare e ti piace fare. Magari la passione del disegno è qualcosa per cui non sei nata con un particolare talento, però è una tua passione e quindi l'hai coltivata, hai voglia di farlo, ti dà piacere farlo e quindi sicuramente con la pratica, con tanto esercizio riuscirai sicuramente ad avere dei buoni risultati. Quello che voglio dire è che se anche sei convinta di non avere un particolare talento, con l'esercizio si riesce a fare tantissimo, perché anche chi ha talento ha bisogno di esercitarsi tanto nel disegno. Secondo me quindi il talento è una cosa che viene dall'esperienza e fare esperienza, fare pratica costa fatica, quindi non bisogna neanche sentirsi in colpa se non si ha voglia di coltivare quel talento, se non si ha voglia di disegnare. Si è talmente immersi in una vita frenetica, in una vita in cui dobbiamo guadagnarci da mangiare, dobbiamo pagare il mutuo, dobbiamo stare dietro a un sacco di cose, dobbiamo lavorare, che ritagliarsi anche solo mezz'ora al giorno per disegnare è una fatica immane, non se ne ha minimamente voglia. Qui credo entri in gioco anche una sorta di routine quotidiana. Le abitudini si prendono continuando a fare una determinata cosa almeno per 8 giorni, almeno per 15 giorni si dice. Quindi anche inserire mezz'ora di disegno nella giornata, magari all'inizio può essere faticoso, però poi col tempo ci si abitua, e quindi si riesce a inserire anche questa attività e dedicarci mezz'ora al giorno. Certo non è facile e quindi io dico facciamo quello che possiamo, cerchiamo di fare le cose che ci piacciono, cerchiamo di dedicarci del tempo quando possiamo e senza neanche sentirci in colpa se non riusciamo a disegnare tutti i giorni o tutte le settimane. Si può anche disegnare una volta al mese, mettere una penna su un foglio, fare uno sgorbietto di disegno e comunque si è buttato fuori qualcosa, perché disegnare è un aiuto anche psicologico per liberare la mente, per tirare fuori qualcosa che abbiamo dentro. Oggi siamo in ben 13 persone in questo canale YouTube. Beh, la settimana scorsa eravamo in 4, quindi è già un bel progresso. Su Patreon siamo a quota 5 iscritti gratuiti.
Quindi calcolando che dicono che ogni 1000 iscritti gratuiti ne abbiamo uno a pagamento, ancora non riesco a guadagnarmi da vivere con questa cosa. Da un lato è anche emozionante ripartire tutto proprio da zero, perché ero abituata con il mio canale Micio Gatto dove parlavo di gatti, c'erano ormai, penso ci sono 16.000 iscritti, quindi ogni volta che pubblicavo un video su YouTube visualizzazioni da tutte le parti e quindi partivo molto avvantaggiata, anche se da lì sono partita anche con quello da zero, per cui qui non sono abituata a pubblicare un video, magari ci sono 3 visualizzazioni, ma chi se ne frega, alla fine le visualizzazioni non mi interessano, mi interessa fare un bel lavoro e sono sicura che sarò ripagata quando le persone mi scopriranno. Oggi è il 7 di marzo e stanno uscendo su Patreon tutti i contenuti su Rosalba Carriera. È da una parte bellissimo vedere che tutto il lavoro che ho fatto durante il mese scorso sta cominciando a venire pubblicato. Non lo vede nessuno perché non c'è nessun abbonato a pagamento, però non importa, prima o poi ci sarà. E intanto sto creando i contenuti per aprile, dove parlerò di un'altra bravissima artista, di un'altra eccezionale donna della storia dell'arte, che però non vi spoilerò. Intanto vi saluto, domani è la giornata internazionale della donna, 8 marzo, ricordiamoci perché si chiama giornata internazionale della donna, non nominatemi nemmeno le mimose, ma lottiamo per la parità di genere, per la parità di diritti, perché non si parli più di controllo sul corpo delle donne. Ci sentiamo presto e ciao aspiranti artiste!